Oggi siamo qui nuovamente con il microfono dell'Elgato Wave 3, ma oggi però voglio utilizzare questo microfono per parlarti di un software gratuito dell'Elgato che si chiama Wave Link e nello specifico ti parlerò di una funzionalità che si chiama Voice Focus che sono strasicuro che te ne innamorerai. Ma iniziamo subito. Adesso voglio parlarti del software Wave Link e lo farò attraverso una serie di schermate che ti faccio vedere il funzionamento, ma partiamo proprio dall'inizio, come scaricare il Wave Link. La prima cosa da fare, come puoi immaginare, è quella di scaricare il software, quindi ti basta andare sul sito di Elgato dove trovi nel menu in alto anche Wave Link 2.0 che è l'ultima versione di questo software e come puoi vedere da questa schermata ti basta cliccare sul tasto in alto a destra e selezionare il tuo sistema operativo e scaricare appunto il software. La prima cosa da fare una volta scaricato il software è andare nelle impostazioni, come puoi vedere qui ti ho esploso il menu in modo da fartelo vedere in maniera corretta e puoi andare a lavorare sulle impostazioni di input, sulle cuffie e quant'altro. Scegliere soprattutto se stai ascoltando in tempo reale quello che sta riprendendo il microfono oppure ciò che viene dal computer o ponendo il cursore al centro ascolti entrambi. Una cosa interessante è il clip guard, come puoi vedere in basso, che è una sorta di limiter, utilissimo se nelle tue registrazioni per esempio urli, non so, stai facendo gaming e quindi all'improvviso urli o comunque hai volumi poco costanti, il clip guard sicuramente può essere interessante. L'altro, il filtro di cui parla lui, sinceramente non lo utilizzo perché non credo sia utile nel mio caso per chi fa voice over. Una volta selezionate le corrette impostazioni, ti consiglio di andare nel marketplace di Elgato e questo è lo screenshot della pagina, sono tutti plugin gratuiti, nello specifico io ho scaricato il compressore, l'equalizzatore e il noise gate. C'è anche il reverbero, ma sinceramente non l'ho scaricato perché non mi serve. Una volta scaricati e sono tutti gratuiti, te li troverai dentro il tuo software. Come puoi vedere da questa schermata, te li trovi in basso a sinistra, ci sono non solo i plugin di Elgato, quindi i 3 che ho scaricato, di cui ti parlavo pochi secondi fa, ma questo software, il Wave Link di Elgato, legge anche tutti i plugin che tu hai installato sul computer. Quindi che tu abbia scaricato o acquistato plugin, come puoi vedere, lui li divide per brand e ce li hai tutti lì, in modo che se tu non vuoi usare i plugin di Elgato, ma vuoi usare altri plugin che hai già acquistato, puoi farlo tranquillamente senza problemi. I 3 plugin che ho scaricato, come ti raccontavo, sono il compressore, l'equalizzatore e il noise gate. Parliamo del compressore. Come puoi vedere è un compressore dai settaggi veramente molto semplici, ti consiglio di usarlo perché è fatto molto bene e soprattutto è abbastanza semplice. Sul mio canale, se ti interessa, trovi anche un video fatto qualche tempo fa nel quale spiegavo come usare un compressore. Anche se non parlavo di questo compressore nello specifico, i settaggi valgono più o meno per tutti i compressori, quindi vatti a vedere quel video in modo che sai anche come settare questo compressore. Il secondo plugin che ho scaricato appunto è l'equalizzatore. Come puoi vedere ha un'interfaccia un po' più complessa rispetto a quella del compressore perché sei tu a crearti le bande che puoi andare a incrementare o a diminuire di gain, quindi banalmente se vuoi avere un'equalizzazione sottrattiva o additiva. Ora, sul mio canale trovi anche in questo caso alcuni video che parlano dell'equalizzazione, quindi non spaventarti. Sicuramente sul mio canale appunto trovi dei video che ti possono aiutare e darti una mano a settare al meglio l'equalizzatore. Suona bene questo equalizzatore, ti consiglio di usarlo, ma usarlo sapendo ciò che stai facendo perché con l'equalizzatore puoi fare veramente danni. L'ultimo è questo noise gate, come vedi ha soltanto 2 controlli, è molto semplice da usare soprattutto perché qui devi usare parecchio il tuo orecchio, perché se lo setti troppo basso non sentirai nessun effetto, se lo setti troppo alto invece verranno tagliate le tue parole perché il gate si chiuderà tagliando le parole che hanno un volume più basso. Quindi parlando, ascoltando quello che stai registrando, sicuramente riuscirai a trovare la regolazione più adatta alla tua voce. L'ultima funzionalità che voglio farti vedere, che poi è quella più importante, ovvero il Voice Focus, si trova qui dentro il software. Come puoi vedere da questa schermata, puoi soltanto attivare o disattivare questa funzionalità e regolare con il fader orizzontale l'impostazione tra debole e forte e tutte le posizioni intermedie, ovviamente. Allora, in questo momento io sto parlando dentro il microfono, come sai non c'è nessun effetto applicato e non c'è neanche il Voice Focus. Adesso che cosa faccio? Attivo il Voice Focus nella modalità debole, ok? Quindi il livello più basso. Ascolta. Ti faccio disattivo, sto un attimo in silenzio. Adesso lo attivo.
non c'è niente. Il silenzio più totale. E questo è debole. Provo a metterlo tra debole e medio, poi ti dico anche perché. Sto in silenzio. Medio, siamo a livello medio, ok? Quindi l'ho settato al centro. E adesso lo metto su forte. Ovviamente non si sente niente, cioè c'è un suono quasi innaturale da un certo punto di vista. Però voglio farti ascoltare la mia voce, perché abbiamo visto che rumore di fondo non ce n'è. Però la voce, che cosa succede alla voce? Ok, torno su debole. Qua. Ehi. Ok, torno su debole. E come senti, lui ha eliminato tutto ciò che c'è in sottofondo, ma la voce è naturale. Andiamo su debole e medio, metà strada, e anche qua senti la voce che è naturale. Ok, quindi il mio consiglio, adesso arrivo anche a medio, il mio consiglio è non superare mai medio, per due motivi. Il primo è perché la voce inizia a degradare. Giustamente, qualsiasi software, se portato all'estremo, inevitabilmente per svolgere bene il suo compito, tende a... cioè, risolve da una parte e danneggia l'altra. Ok. Punto primo. Punto secondo, se hai bisogno di regolare questo software così estremo, in maniera così estrema, fermati e risolvi prima. Cioè, nel senso, se devi regolarlo a forte, a prescindere dalla voce che degrada, credo che tu abbia dei problemi che vanno risolti prima del software, prima di registrare. Ok? Quindi il mio invito è massimo al livello medio, ma secondo me tra debole, come in questo momento, e tra debole e medio, credo che sia la regolazione migliore in assoluto. Se proprio hai una stanza piena di rumori, arriva a medio, ma non andare oltre. Non andare oltre, perché dopo la voce perde qualità. Questo non perché il software non faccia il suo dovere, ma perché è proprio una questione di regolazione. Ok? Qualsiasi software, se lo regoli al massimo, produce più danni che risultati buoni. Ok? Bene, spero di averti fatto sentire quanto questo software... Aspetta, togliamolo. Ok, quanto questo software sia fantastico. È quasi magico, talmente che la qualità è buona, che veramente è in grado di risolvere situazioni di tantissime stanze, tantissimi posti nei quali tu stai registrando, voi che mi ascoltate e mi guardate, ecco, è in grado di risolvere tantissime soluzioni. Quindi non solo compri questo microfono, che sicuramente non è il microfono più economico del mondo, ma ti viene fuori anche un software molto utile, molto importante, in grado di non solo farti usare i suoi plugin, non solo farti usare altri plugin, ma ti dà questa funzionalità, che secondo me è quella più importante di tutti. Un altro vantaggio di questo software, ovvero del Wavelink 2.0 di Elgato, è questo. È un software in grado di fare da tramite tra il microfono e il software che ti serve per fare live streaming o per registrare. Mi spiego meglio. La mia voce sta entrando in questo microfono e sta passando attraverso il Wavelink e sta andando verso Reaper, dove sto registrando l'audio di questo video. Se io stessi facendo live, la mia voce entrerebbe in questo microfono passerebbe attraverso Wavelink e andrebbe dentro per esempio OBS. Quindi è uno strumento, questo software, comodissimo perché qualsiasi sia il tuo utilizzo, che tu voglia fare live, che tu voglia registrare, che tu voglia fare gaming, qualsiasi utilizzo tu voglia fare, questo strumento è veramente comodissimo perché è uno strumento molto versatile, dall'interfaccia proprio semplice, che ti permette di adattarsi in base alle tue necessità. Ecco, volevo dirti anche questo perché credo sia una caratteristica molto utile di questo software. Siamo arrivati alla conclusione di questo video. Spero che quello che ti ho fatto vedere oggi sia stato interessante per te, perché questo Wavelink è veramente un software molto interessante che ha un grosso vantaggio, quello di avere un'interfaccia veramente semplice. Spero che anche gli effetti, l'equalizzatore in primis, ma il compressore anche, siano stati interessanti e ovviamente il voice focus credo di averti dimostrato come sia veramente uno strumento in più, un'arma in più di questo microfono, così come di altri prodotti di Elgato. Quindi se fossi in te
ci farei un pensierino, perché quando compri questo microfono è vero che ha un costo non bassissimo, però insieme a questo microfono puoi avere questo software con questa suite di plugin gratuiti, soprattutto il Voice Focus, quindi credo sia un investimento che tutto sommato ne vale assolutamente la pena, ma ovviamente fammelo sapere nei commenti qui sotto. Grazie mille, noi ci vediamo settimana prossima.